Oggi è un giorno un pochino triste, vi porto a fare l'ultima passeggiata della stagione perché settimana prossima partirò, la stagione è finita, quindi sono un po' triste, però vi porto a fare un'ultima passeggiata. La passeggiata di oggi è un po' speciale perché ci porterà un po' in un percorso attraverso il bosco e semplicemente un sentiero dove vengono stimolati i 5 sensi, quindi il senso della vista, dell'olfatto, dell'udito, del gusto e del tatto. Quindi attraverso delle attività specialmente pensate per bambini ma anche per adulti, vedremo come i 5 sensi possono essere stimolati. È un percorso, un'attività molto carina, la trovo molto simpatica, quindi volevo portarvi a fare questo percorso anche perché è un'occasione perfetta per vedere un po' un nuovo vocabolario, magari, soprattutto quello dei sensi. Il percorso si chiama Wunderwanderweg, che significa il sentiero delle meraviglie, meraviglioso. Questo è l'inizio del percorso che passa attraverso delle coltivazioni di fiori e piante, ognuna con delle caratteristiche diverse che vedremo. Questo per esempio è il giardino delle streghe, come vedete scritto qui. Qui invece ci sono le piante del benessere e della bellezza. E qua ci sono le piante delle rocce, quindi le piante che crescono intorno alle rocce e ai sassi. Qui ci sono le piante specialmente benefiche per gli uomini e invece qui le piante benefiche per le donne, soprattutto. Poi, sì, qui mi ricordo dove vedete questa casetta, l'anno scorso c'erano delle capre che vivevano qui, non so dove siano finite. E invece qua, questo si chiama il giardino umido con queste piante. E questa è la mia parte preferita del percorso perché tutte quelle che vedete sono piante di menta, quindi varie specie di menta. Potete toccarle e annusare le dita per sentire vari profumi. La menta basilico, la menta bergamotto, ce ne sono tantissime. Non saprei quale scegliere, hanno tutte un profumo meraviglioso. E abbiamo a casa una pianta di menta con cui facciamo il tè, veramente un profumo meraviglioso. Qua ci sono anche 2 conigli, uno non si vede bene ma è lì all'ombra che si riposa. Penso che siano i conigli più grandi che io abbia mai visto, è la loro casa. Qui abbiamo le piante che potete usare per fare il tè, il giardino del tè. Per esempio questa che vedete è verbena al limone, poi qua in alto mi sembra che sia camomilla, sì, e qua sotto c'è melissa al limone. Questo è il giardino delle api, queste sono tutte le piante e i fiori che attraggono maggiormente le api per il polline. E adesso saliamo, andiamo lì in questo percorso sugli alberi, pensato ovviamente per i bambini, e mi fa sorridere perché mi fa ricordare di quando mio papà ha costruito una casetta sull'albero nel nostro giardino. Hotel degli insetti con la reception, che carino. E qui immagino dove
ci sono normalmente tantissime formiche. Saliamo su queste scalette di legno. Eccoci qua. E adesso ci sono questi ponti sospesi. Vediamo se traballano. Oh, sì. E questa è la meravigliosa vista, il panorama. Quello è il percorso da cui siamo appena saliti e le bellissime montagne. Questo è un percorso sensoriale pensato per i piedi. Dovete farlo a piedi nudi ed arrivare fino a là. Ora vi faccio vedere come funziona. Iniziamo dal legno e passiamo a queste rocce abbastanza lisce, passiamo all'erba più piacevole e poi questi sassolini più piccoli, questa ghiaia per arrivare a quest'acqua congelata, aggiungerei, è freddissima. Inizio a perdere sensibilità ai piedi, alle dita di piedi. Devo andare un po' più veloce. E ora mangiamo qualcosa, affettati direttamente dall'Italia, prosciutto crudo e bresaola, qui all'ombra, al fresco, con l'acqua che scorre, la vista. Anche per il senso del gusto c'è qualcosa, c'è questo rifugio qui dove si può mangiare qualcosa. Trovo molto carine queste idee che hanno avuto di fare queste costruzioni, per esempio per l'acqua. Vedete che l'acqua scorre, arriva direttamente dalla montagna e la fanno scorrere fino a qua. Davvero un'idea carina. Continuiamo il percorso nel bosco. Qui ci sono queste pile di sassi e di rocce e hanno messo anche una spiegazione, una descrizione del perché hanno creato questa sezione ed è praticamente per vedere l'equilibrio della natura, gli effetti del vento, la pioggia, eccetera. Se vi ricordate, nella mia ultima camminata, nel video dell'ultima camminata che ho fatto, vi ho fatto vedere gli effetti disastrosi di una tempesta che c'è stata qua qualche mese fa e anche qui potete vedere gli effetti di questa tempesta con tutti questi alberi abbattuti che ancora non sono stati sistemati o tolti. Come sempre troviamo dei piccoli funghi e di qui hanno pensato di costruire questa campana naturale. Vi faccio vedere come funziona. Ok, non funziona granché, un po' deludente. E poi qui in alto vedete quella che è chiamata la finestra nella natura, la finestra sulla natura, diciamo. Sentite, ascoltate che silenzio. È un po' un ossimoro, però mi piace essere qui ed ascoltare i rumori della natura che allo stesso tempo sono così silenziosi ed è davvero, davvero rilassante per me. Quindi abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo gustato con la nostra bocca, la nostra lingua,
abbiamo toccato con le nostre dita, abbiamo annusato con il nostro naso e abbiamo ascoltato con le nostre orecchie. Adesso piano piano torno a casa perché la passeggiata è finita. Come al solito vi ringrazio di essere venuti con me in questa mia ultima passeggiata della stagione e spero che continuerete a seguire le mie avventure, perché ovviamente non è finita qua, ma il bello arriva adesso. Alla prossima!